Villa Rufolo è la punta di diamante dell'immenso patrimonio storico e architettonico di Ravello. Un complesso monumentale che porta il nome della famiglia che lo realizzò e che nel periodo di massimo splendore, intorno al XIII secolo, contava più ambienti che giorni dell'anno. Di quell'immenso patrimonio, una parte è stata erosa dal tempo e dall'incuria, un'altra parte è stata recuperata e nuovi tasselli sono stati aggiunti in epoca più recente, a partire dalla preziosa opera dell'industriale scozzese Francis Neville, che ne fu proprietario tra il XIX e il XX secolo. Il lord scozzese, esperto d'arte e botanica, conferì alla villa un aspetto in linea con le tradizioni europee e quelle tipiche di fine Ottocento, rendendola un capolavoro architettonico che presto divenne sede di un grande fervore culturale. Dall'esterno è visibile la torre maggiore, che per secoli ha rappresentato la testimonianza della potenza economica e sociale della famiglia Rufolo. Nel 1953, in occasione dei 70 anni dalla morte di Wagner, nacquero i concerti wagneriani nei giardini di Klingsor e trasformati nell'odierno Ravello Festival, uno dei festival di musica più famosi d'Italia. Attualmente la gestione della villa è stata affidata alla Fondazione Ravello, che si occupa della valorizzazione e della tutela del sito. Ecco in dettaglio questa porta. E ora vi lascio a questo fantastico panorama. Il giardino superiore si affaccia ad oriente, attraverso il belvedere, sul meraviglioso panorama, nonché sui giardini inferiori, che costituiscono la naturale platea degli eventi del Ravello Festival. Scendendo lungo il lato settentrionale del giardino si incontrano i resti della balnea, area destinata alle cure termali e solo di recente rimessa grazie agli ultimi scavi archeologici. Per di qua ecco che si arriva ad un'altra ala dei giardini. Ed ecco la porta di accesso al sito precedentemente citato.
Scendendo queste scale si potrà poi arrivare al belvedere della villa, dove in occasione del festival viene montato un palcoscenico nel vuoto. Ed ecco la platea ed il palcoscenico. Attraversando i giardini si arriva alla scala che mette nel livello più basso dell'intero complesso. Il belvedere è il frutto della ricostruzione operata nell'Ottocento. Costruito secondo un modello ad L, si divide in due parti. Entrambi i lati presentano pilastroni ottagonali. Il belvedere è tornato al suo antico splendore grazie a recenti restauri, nonché ad un piano organico di riproposizione della rosa. Che belli questi giardini! Sorpresa! Ma chi si rivede? Ora vi lascio al suono delle cicale. No, io non spero nada.